sono andato là con il panchinario, ho pareggiato, voi con i titolari vi siete fatti prendere a pesci in faccia, scusa Siamo al centro della settimana che ci porta al 246esimo derby tra Inter e Milan. Vista l'importanza della partita, oggi vi ho portato, anzi vi ho riportato un ospite molto molto richiesto qui su Passione Inter, proprio per avvicinarci ad una gara che potrebbe voler dir tanto per il percorso dell'Inter, un avvicinamento eventuale allo scudetto, un eventuale distacco importante proprio sui cugini rossoneri, e allora ho deciso appunto di riportarvi, ecco, questo ospite che so che gradirete molto. Ma prima di farlo entrare, ben ritrovati a tutti voi, amiche e amici nerazzurri, qui su Passione Inter. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace a questo nuovo contenuto, a questa intervista. Vi invito anche ad iscrivervi al canale e poi anche nel club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo che tra l'altro hanno anche, ecco, riportato le loro domande all'ospite di oggi, hanno avuto anche la possibilità di fare domande e quindi verranno riportate al nostro ospite, che faccio entrare immediatamente, che saluto con molto entusiasmo perché so che anche voi sarete molto entusiasti di rivederlo. E allora, ciao Luca Mastrangelo. Ciao Romina, come stai? Tutto bene, un po' agitata perché è la settimana del derby, quindi giustamente siamo tutti un po' in tensione per questa partita, ma la possiamo vivere anche relativamente con maggior tranquillità rispetto alle altre volte. Tu come stai? Io no, Ecco, appunto. io no, io sono sempre ansioso, anche a più 10 ho l'ansia da derby, quindi non è un più 10 che mi fa stare tranquillo. Io purtroppo sono ansioso di mio proprio nella vita, quindi figuriamoci prima di un derby. No, un po' ti capisco, in realtà un po' ti capisco perché anch'io l'ansia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, però devo dirti che appunto rispetto alle altre volte sto cercando di vivere questa settimana con meno tensione addosso, nonostante poi so già che domenica quando sarò lì a San Siro Eh, sarò eh, molto, molto in tensione, soprattutto eh. considerando il clima che ci circonderà. Senti, partiamo proprio dal derby, va, cominciamo subito a scaldare un po' l'ambiente, perché sono arrivate anche un po' di dichiarazioni da parte dei cugini rossoneri, da parte dei milanisti. C'è Leao che ha detto che sarà un derby che vale vita o morte, ha parlato anche Pavlovic che invece ha detto che l'Inter tra l'altro non è per niente favorita perché è da tanto che non vince un derby, quindi ha mandato lì anche un po' una stoccata. Ha detto che forse noi giocheremo con meno pressione, ma che in realtà appunto sullo scudetto non è ancora finita, ecco, perché mancano un po' di partite. Secondo te chi ha più ragione? Nel senso che Leao ha fatto capire un po' che se il Milan appunto dovesse perdere questo derby dice o vita o morte, credo che appunto un distacco di meno 13 poi sarebbe abbastanza importante. Dall'altra parte c'è Pavlovic che dice vabbè, in realtà l'Inter non è favorita, ancora manca troppo, tu dove ti piazzi e soprattutto con quanta pressione effettivamente affronta l'Inter questo derby? Allora, secondo me di pressione ne ha meno il Milan, anche se è Mm. vero che se dovessero perdere andrebbero a meno 13, però tanto loro poi ti direbbero ma il nostro obiettivo è il piazzamento in Champions, mica Ah, vincere lo scudetto. Quindi poi la frittata verrebbe rigirata comunque bene per far comunque passare per buona una stagione che in effetti non è buona. Se il Milan arriva secondo non è una brutta stagione, però secondo me hanno meno pressione loro perché non hanno niente da perdere. Mentre invece l'Inter è vero che ha 10 punti di vantaggio, però andare a 7, almeno a me come tifoso, mi salirebbero le ansiette. Poi i giocatori dell'Inter saranno sicuramente più rodati, più professionisti, più tutto, magari non avranno le mie stesse sensazioni. Loro secondo me giocano molto anche sul fattore psicologico, perché quando stai, insomma, l'Inter sono 6 derby consecutivi che non vince. sì. Come loro avevano, secondo me, l'ansia da derby quando ne hanno persi 6 consecutivi, non vincerne 6 consecutivamente sono tanti e giocano, secondo me, con queste dichiarazioni, vita o morte, tutte queste robe qui, anche un po' sul fattore psicologico per provare un pochettino a intimorirci sia per i 6 derby che non vinciamo, sia con queste dichiarazioni. L'Inter non deve farsi prendere dalla frenesia. Abbiamo 2 risultati su 3, che non vuol dire che dobbiamo scendere in campo per pareggiare, perché se scendiamo in campo per pareggiare, non so se l'Inter è la squadra in grado di fare questo ragionamento qui, però se dovesse succedere un pareggio va bene, non è un problema,
Detto questo, io l'ansia ce l'ho, di mio ce l'ho. Prima mi hai detto se dovessimo perdere, dovessimo appunto andare poi a +7, l'Inter a meno il Milan a -7, un po' mi verrebbe quella strizzetta, no, ma se invece l'Inter dovesse vincerlo questo derby e portarsi a +13, come vivresti quest'ultima parte No, di stagione? Perché c'è chi dà lo scudetto già per vinto in caso di vittoria, eh. allora io sono uno che per parlare devo essere veramente in vantaggio di molto e Sì. infatti ancora a +10 con lo scontro diretto da giocare, io non mi sento assolutamente campione d'Italia e non lo dico per scaramanzia. No, no, Chiaro che ti capisco. Chiaro che se dovessimo andare a +13, con lo scontro diretto levato dalle scatole, allora lì mi comincio a sbilanciare, Lì comincerei un po' a sbilanciarmi. Per il momento sto quieto, sto. Per il momento restiamo con i Sì, piedi per sì, sì, terra, sì, anche perché gli scontri diretti di questa stagione poi ci hanno mostrato comunque un volto dell'Inter diverso, vero, no, vero. rispetto alla stagione in generale, che comunque è una stagione positiva. Nonostante poi l'ultima vittoria contro la Juventus, arrivata un Ah, è po' in positiva? un cosa? È positiva Positiva? la stagione sì è positiva, per me è No, perché positiva. io Per io molti quando altri sento gli no. altri Esatto, esatto. quando sento i nostri competitor non sembra, perché allora l'Inter se non vince niente non hai vinto niente. Se vinci lo scudetto, ma vinci solo lo scudetto. Se vinci scudetto e Coppa Italia, ma non hai vinto la Champions. Cercano sempre di raccontarla in maniera. Ieri addirittura ero ospite a Top Calcio 24, un amico milanista, Vito Elia, mi diceva, ma guarda che se non vinci lo scudetto con almeno 7-8 punti di vantaggio, non è una bella cioè addirittura non Anche il solo dobbiamo vantaggio. vincerlo, ma dobbiamo stravincerlo perché Certo. altrimenti non va bene, capito? Cioè la narrazione che fanno gli altri è sempre votata al vabbè, ma avete fatto comunque una stagione così, dai, capito? Sì, e poi ci ricordiamo quello che si diceva ad inizio stagione, Luca, perché noi ci siamo sentiti qui su Passione Inter proprio all'inizio di questa stagione e ovviamente la narrazione sull'Inter era una narrazione totalmente diversa, narrazione della quale poi ha parlato negli ultimi giorni anche Kivu e visto che hai aperto il discorso ne approfitto per farti questa domanda, perché appunto Kivu inizialmente si è mostrato in un certo modo a livello comunicativo, molto apprezzato da tutti, anche dalle squadre avversarie. Recentemente sicuramente ha cambiato un po' modalità, o perlomeno qualcuno ha detto che Kivu ha mostrato, diciamo, una modalità diversa nel modo di comunicare. Tu come vedi questo cambio qui di Kivu? Perché c'è chi dice, so che ti sei anche trovato in qualche dibattito, in qualche podcast, con qualcuno che dice che addirittura Kivu sta facendo un po' la vittima, cioè sta passando un po' da uno che sta appunto facendo un po' di vittimismo, ecco, che non gli appartiene. Tu come la Io vedi? lo preferisco molto di più adesso. Mh. Anzi, io all'inizio, quando faceva l'educatore del calcio, che piaceva a tutti e che piaceva soprattutto anche ai nostri avversari, l'ho anche criticato delle volte, l'ho chiamato anche prete, l'ho chiamato. A me non faceva impazzire quella comunicazione. Mh. Finalmente, piano piano, secondo me sta venendo fuori un Kivu un po' diverso, un po' più battagliero, anche perché è sempre a tenersi i panni dell'educatore, del monaco, di tutte queste cose qui, poi finisce che gli altri poi ti sbranano e io sinceramente lo preferisco così. Mi meravigliava il fatto che ai tifosi dell'Inter piacesse così tanto Kivu all'inizio perché noi siamo sempre stati innamorati di Mourinho, Sì. che era l'opposto, sempre in guerra sportivamente parlando con gli avversari, sempre a polemizzare con tutti, sempre a difendere l'Inter ogni torto arbitrale subito. Poi ti arriva Kivu che è completamente diverso e vedevo gli interisti che erano prima in brodo di giuggiole per Mourinho, grande, ci difende solo lui, fa tutto lui, a Kivu che ai torti arbitrali tipo Napoli non diceva niente, faceva l'educatore, grande, che classe Kivu, mamma mia. E io mi dicevo, ma scusate, ma voi non eravate quelli che adoravano Mourinho, che era completamente l'opposto. Adesso, poi per carità, Forse per la contrapposizione con Conte, sai Luca, nel senso che alla fine molti vedevano e ascoltavano quello che diceva Conte
poi ascoltavano quello che diceva Kivu e quindi Ma c'era il paragone con Conte e dicevano vabbè io sono più non so, orgoglioso di avere secondo uno me il come tifoso lui. è volubile e se dopo Kivu Vabbè un po' torna sì. uno alla Mourinho, sempre in guerra, diranno grande, mitico, numero uno, ci difende contro tutti. Se poi arriva un altro che rifà l'educatore, ma bravo, che classe. Quindi il tifoso si lascia anche un po' condizionare da chi c'è nel momento. Io comunque preferisco Kivu adesso, molto di più adesso. Quin Dopo che ha gettato la maschera, diciamo così, lo preferisco adesso. Si è rimesso il caschetto, si è Oh, rimesso il si è rimesso, caschetto sì, lo preferisco ufficialmen col caschetto che con la tunica. Esatto. Ascolta, quindi hai un po' condiviso anche quelle che sono state poi le ultime dichiarazioni di quando ha detto l'Inter praticamente viene sempre criticata, non viene mai dato il merito a questa squadra. Tra l'altro si è appunto mostrato anche bello, così indignato, cioè La vedendolo era verità, abbastanza indignato. è la verità ed è stato anche un signore perché quando parla dell'Inter che viene sempre denigrata, parla degli ultimi anni, quindi prende su anche il lavoro del suo Inzaghi. predecessore. Quindi è stato anche un signore nei confronti di chi l'ha preceduto. Però è la verità, purtroppo quando l'Inter fa qualcosa di buono lo esaltiamo solo noi interisti. Ormai da quando l'Inter è la squadra più forte ed è la più odiata, viene criticata sistematicamente e in maniera congiunta da milanisti, juventini e napoletani che si coalizzano qualsiasi Sì, cosa succeda per parlare o per sminuire quello che fa l'Inter. Quindi, quando succede qualcosa, che, ad esempio anche un episodio arbitrale, se succede qualcosa contro l'Inter, come è successo a Napoli, noi cioè noi ne parliamo, ci lamentiamo, ma rimaniamo solo noi come dei pirla a farlo, sì. mentre tutti gli altri sghignazzano e godono. Quando succede un episodio a favore dell'Inter, come è successo con la Juventus, tutti gli altri si coalizzano e fanno il triplo del rumore che facciamo noi quando ci lamentiamo perché si devono lamentare. Quindi purtroppo questo è anche un po' il prezzo da pagare quando sei la squadra più forte, che tutti si Infatti ti coalizzano contro di te. Infatti ti stavo per dire, quindi diamo pienamente ragione a Fabregas che dopo la partita contro l'Inter in Coppa Italia, praticamente ovviamente parlando del discorso bastoni, ma secondo me poi è una cosa che possiamo appunto estendere a tutto il resto, cioè si accusa l'Inter, si trovano appunto degli appigli contro l'Inter perché è la squadra più forte. In questo momento è scomoda per questo e quindi tutti, come giustamente hai detto tu, poi si schierano e si coalizzano per andarci contro. La narrazione è praticamente questa, cioè c'è una Sì, effettiva gogna assolutamente. mediatica contro l'Inter che si è creata e si è alimentata poi col caso Bastoni. Vabbè, ma basta vedere anche il caso Bastoni, ragazzi. Cioè, nel caso Bastoni c'è stata un'amplificazione della cosa perché, vabbè, Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, più di così non so che cosa deve fare, non è che può autocarcerarsi da solo. Però c'è questa narrazione poi enfatizzata da tutti quelli. Allora, raga, quelli della Juve sono 10 milioni, quelli del Milan sono 5 milioni, quelli del Napoli sono 3 milioni, metti 18 milioni di persone insieme che fanno casino su un argomento, noi siamo 5 milioni più o meno, siamo 5 milioni contro quasi 20. Purtroppo è così, e purtroppo quei 20 fanno più casino, fanno più rumore quando si coalizzano. Al di là dei tifosi, però ti chiedo anche un'altra cosa, a livello proprio di gogna mediatica, a livello anche più alto se vogliamo, cioè io mi sto rendendo conto, ne abbiamo parlato spesso anche qui su Passione Inter, che in generale anche chi si occupa di comunicazione, chi dovrebbe comunque lanciare dei messaggi di un certo tipo, cioè ha cavalcato molto, anche se vogliamo in maniera negativa, questa faccenda di Bastoni per in un certo senso andare ad intossicare poi la questione Inter. Molti dicono: ma state facendo le vittime, sembra che adesso tutti ce l'abbiano con voi." Ma non è che sembra, cioè quello che noi abbiamo vissuto nelle ultime settimane, nessun altro l'ha vissuto fondamentalmente mai, nonostante abbiamo visto nella storia del calcio cose molto più gravi rispetto a quella di Bastoni. Ma ieri ero in una trasmissione di calcio e nella pagina dedicata all'Inter di cosa si è parlato? Di Bastoni. Bastoni. Perché? Perché a Como è stato fischiato. Quindi adesso ogni volta che Bastoni giocherà fuori casa verrà fischiato e dovremo fare i titoli sui giornali o le trasmissioni sui fischi a Bastoni fino a giugno. Non lo so, purtroppo si è creata questa moda
più se ne parla e più andrà avanti e più verrà fischiato, perché io mi aspetto che Bastoni verrà fischiato, vabbè, adesso al derby non ne parliamo, ma poi anche dopo mi aspetto che magari verrà fischiato ancora. E cosa facciamo? Tutte le volte le trasmissioni? Poi ne parlavo sempre ieri. Dove è cominciata questa cosa dei fischi a bastoni? È cominciata a Lecce. Sì. È cominciata a Lecce, dove quando tu vai nei campi di queste squadre medio-piccole, il pubblico presente è tutto doppio sciarpista. A Lecce cosa tifano? Il 20% dei tifosi del Lecce sono leccesi che tifano Lecce duri e puri, l'80% tifano Lecce Inter, Lecce Juve, Lecce Milan. Sì. Quindi cosa è successo? Che tutti quelli che tifano Lecce Juve, Lecce Milan hanno cominciato a fischiare bastoni. Ne ha parlato tutta l'Italia e allora quelli del Como cosa hanno fatto? Che il Como è nato ieri, fino all'altro giorno faceva la Serie C, perché a Como è un altro posto dove il 20% stanno per il Como e l'80% tifa Como Inter, Como Juve, Como Milan. Quindi ci siamo ritrovati un'altra volta con quelli del Como che tifano Juve e Milan e simpatizzano Juve e Milan e giù fischia bastoni. Quindi sarà purtroppo una cosa che si porterà dietro per molto tempo, ma lui se ne deve fregare. Io quando ho sentito i fischi in TV mi è scappato quasi un sorriso. Lui deve fare come diceva Ibrahimovic, che i fischi lo gasavano. Sì, ma secondo me Bastoni sta entrando un po' in quell'ottica lì, anche Eh, perché, cioè, ci o deve fai fare. così o fai così o fai così, non hai alternative, Sì. soprattutto in vista del derby che, come hai detto tu giustamente, deve prepararsi ad altro che pioggia di fischi, veramente arriva la grandine. E chi fa il paragone con i fischi a Lukaku? Perché ultimamente è arrivata anche, non so se hai letto, ma in tanti stanno dicendo: gli interisti fanno i moralisti sui fischi a Bastoni, però si son scordati dei fischi a Lukaku." A me fa molto sorridere, devo dirti, Ma questo cos'è, paragone. cos'è? Lukaku è il primo ex che torna a giocare contro la sua ex squadra e viene fischiato? Cioè, la storia del calcio è piena di giocatori che passano da una sponda all'altra e poi quando tornano a giocare contro la squadra di prima vengono fischiati. Quindi non è un paragone che non sta in piedi. Sì, ma poi Cioè, non è che tutte le altre squadre fischiano Lukaku, cioè qui stiamo vedendo tutta Italia che si è messa contro Bastoni, cioè è questa ma la scusate, ma cosa quando assurda. Higuain è passata alla Juve ed è tornato a giocare a Napoli, cosa dovevano fare quelli del Napoli? L'applauso? Lo fischiavano, ma è una cosa più che normale. Non, da che mondo è mondo, quando uno cambia squadra e passa da una squadra importante a una rivale, poi viene fischiato, non è una cosa... Mamma mia, veramente, ormai Vabbè, sì, ma ti ripeto, è tutto assurdo, cioè si stanno ci appigliando stupiamo veramente. delle cose normali ormai, vabbè. Esattamente, esattamente. Senti Luca, ti infilo rapidamente anche un paio di domande dal club e poi andiamo Sì, avanti su altre questioni. Te ne faccio subito una restando un po' in zona derby, perché Matteo ti chiede: se avessi a disposizione il neutralizzatore del film Men in Black, quale derby vorresti far cancellare per sempre dalla tua memoria? ah beh, facile. Eh. No, è facile, quello del 6-0. Chiaro, Anche perché ero presente allo stadio, quindi quello del okay. 6-0 è stato molto umiliante, quindi se si potesse cancellare lo cancellerei volentieri. E poi ti faccio subito un'altra domanda che mi ha fatto molto sorridere, quindi te la voglio girare subito prima di andare avanti. Michelangelo ti chiede: "Ma come ti è venuto in mente di registrare un video post partita dove spacchi, vabbè, un water con un piede di porco?" Lui dice: "Ogni volta che c'è un derby io penso a quel post partita." Ma vabbè, ma lì c'erano delle situazioni particolari perché, registravo i post partita in una location dove c'erano degli uffici e poi praticamente a un certo punto, cioè quel palazzo lì lo dovevano sventrare, rifare da capo, infatti poi ho cambiato location, siamo andati via, perché quel palazzo era completamente da rifare. E quel giorno, cioè, stavano anche rifacendo i bagni, c'erano dei water smontati in bagno. No, quel giorno ero incazzato, ho spaccato tutto, c'erano Vabbè, intanto... gli hai dato Ma una sì, dai, gli ho mano. dato una mano a demolire, ho spaccato Esa anche il muro a vaterate, ho fatto un buco nel muro, tanto sapevo che dovevano buttare giù tutto, gli ho dato una mano, dai. ma sì, Ma era proprio per sì. la causa, ci stava, ci Ah, stava. forse lui però fa riferimento anche
a quando sono andato nella Camera della Rabbia, perché io ne ho spaccati più di uno di water. No, una volta ero andato anche nella Camera della Rabbia, che è una sorta di stanza dove tu puoi andare tutti i giorni qui a Milano e sfogare la tua rabbia spaccando cose che loro ti danno. E quella volta lì è vero, ho spaccato un water con un piede di porco, ma c'erano un sacco di cose. Ve lo consiglio, ci andate mezz'ora, pagate una ventina di euro, però potete sfogare le vostre incazzature con i colleghi di lavoro e tutto, è Ma guarda, divertente. io adesso allora lo consiglierei forse a tutti i milanisti, juventini, napoletani che si stanno mangiando un po' il Gli fegato umilisti in questo soprattutto possono periodo. andare. Dai, almeno si sfogano un po' da questa frustrazione che stiamo vedendo e stiamo respirando. Senti Luca, allora vabbè, stiamo andando verso il derby, ovviamente la partita principale è quella, siamo tutti concentrati su quella partita lì, però abbiamo visto anche un po' uno spettacolo soporifero, se vogliamo, contro il Como in Coppa Italia all'andata di queste semifinali. La domanda che ti faccio è: onestamente quanto peso stai dando a questa Coppa Italia, considerando che appunto l'Inter ormai è fuori dalla Champions e adesso arriviamo anche a questo, però ecco, quanta importanza secondo te assume in questo momento la Coppa Italia per l'Inter? Beh, ovviamente è meno importante dello scudetto, però è importante. Io non ho mai snobbato la Coppa Italia, anche in tempi non sospetti, quando non si vincevano gli scudetti, ma si vincevano Coppa Italia e Supercoppa. Io ho sempre considerato la Coppa Italia un salvagente. Cioè, finire la stagione a niente o con la Coppa Italia e la Supercoppa, molto meglio la Coppa Italia e la Supercoppa. Poi abbiamo fatto una partita soporifera col Como, è vero, però bisogna anche trattare il Como per quello che è in questo momento, ovvero una squadra che lotta per andare in Champions League. Quindi, che piaccia o no, anche se si chiama Como, è tra le 4-5 squadre più forti del campionato in questo momento, e andare a pareggiare all'andata a casa loro in una sfida di 180 minuti non lo reputo assolutamente una bestemmia. Se non ci fosse stato il derby di mezzo, ci fosse stata domenica magari un Inter-Lecce, sono convinto che l'Inter avrebbe giocato col Como anche con più titolari. Però Kivu ha deciso di fare così, abbiamo portato a casa un pareggio, anzi mi ha stupito di più l'atteggiamento del Como, che secondo me è stato molto remissivo, forse memore delle 4 scoppole che ha preso in campionato, però è anche vero che l'Inter è andata là con una sola punta più Sì. Esposito, senza i suoi due esterni più offensivi, ovvero Di Marco e Dumfries, è andata là con due esterni conservativi, chiamiamoli così. Mi aspettavo un Como molto più d'assalto, anche perché giocava in casa. Abbiamo portato a casa un pareggio scialbo, noioso, ma va bene, ci giocheremo tutto al ritorno fra più di un mese, con magari a disposizione Lautaro, con magari Dumfries più in forma e con magari, speriamo, una situazione in campionato ormai definita. Sì, infatti penso, cioè condivido quello che dici. Alla fine è stata una partita un po' noiosa per molti, però se rifletti su quello che serviva all'Inter, cioè alla fine hai speso poche energie fisiche e mentali, hai comunque un risultato favorevole che ti può portare eventualmente a Sì. decidere tutto al ritorno e appunto in vista derby comunque non ti sei speso più di tanto, nonostante poi una vittoria fa sempre piacere, serve sempre, però appunto ti gestisci tutto al ritorno. No, ma Senti scusate, inve cioè io ho visto il Como prendere a pesci in faccia la Juve e sì. il Milan, cioè noi siamo andati là con le riserve, abbiamo fatto un pareggio, come sempre la narrazione ti deve raccontare, ma vabbè, ma hai solo pareggiato col Como. Sono andato là con il panchinari, ho pareggiato, voi con i titolari vi siete fatti prendere a pesci in faccia, scusa, non lo so. No, no. A proposito di narrazione, hai fatto bene a specificare. Senti, invece relativamente alla Champions, io mi ricordo che quando ci siamo sentiti all'inizio di questa stagione, tu mi avevi detto: "Secondo me l'Inter potrebbe arrivare tranquillamente o ai quarti", forse mi avevi indicato come Non mi insomma, come punto ricordo. d'arrivo. Sì, più o meno quarti. È un Inter che in molti dicono ha deciso di uscire, molti dicono ha veramente sottoperformato perché avrebbe dovuto appunto almeno raggiungere gli ottavi di finale. Io so che tu, soprattutto anche l'anno scorso, comunque eri un po' dalla parte di tutti di dire l'Inter è giusto che vada a competere su tutti i fronti, che provi a portare a casa insomma il più possibile. So che quest'anno però un po' hai cambiato insomma punto di vista, che più o meno sei sempre stato più orientato al campionato, da Ah, quello che ho sì, percepito, sì. però dammi conferma su questo, ecco, voglio Assolutamente sì, ma guarda, l'anno scorso secondo me l'Inter lo provo anche a capire Inzaghi,
perché vabbè, io l'anno scorso volevo lo scudetto, però dicevo anche è giusto provare a andare in fondo, perché tu l'anno prima avevi vinto lo scudetto, hai vinto la seconda stella, secondo me se vuoi provare a fare uno step più in alto, provi con la Champions League. E noi l'anno Sì. scorso abbiamo provato a inseguire questo sogno. Ci siamo andati vicino, purtroppo siamo arrivati in finale e abbiamo perso, ma in finale ci siamo arrivati. Quest'anno, visto che l'anno scorso abbiamo finito a 0 titoli, non possiamo ripermetterci di fare 0 titoli, se no ci fanno 2 palle così. Quindi quest'anno bisogna assolutamente ritornare campioni d'Italia. Poi il prossimo anno, con lo scudetto cucito sul petto, posso anche dire, ragazzi, proviamo a fare uno step in Champions e a fare un'ottima Champions, che purtroppo non posso dire proviamo a vincere la Champions, metterla come obiettivo primario, perché sappiamo tutti che le italiane, se non vincono mai la Champions è perché gli altri hanno un fatturato clamoroso e fanno dei mercati clamorosi. Però il prossimo anno magari posso anche dire, da campione d'Italia, ragazzi, proviamo a inseguire un sogno e riproviamo a fare più strada possibile in Champions. Sì, è un ragionamento in realtà che poi hanno fatto diversi tifosi quest'anno, rispetto allo scorso anno che comunque tutti non è che ci sentivamo, invincibili, però c'era quella percezione di un Inter che potesse fare di più, che potesse ambire a più cose. È giusto averla anche quest'anno, cioè è giusto essere partiti con questo presupposto, però appunto poi forse anche da parte della squadra c'è stata proprio la necessità di dire: "Almeno qualcosa portiamolo a casa", e Ma poi questa cosa Romina, è scusami, l'anno scorso quando giocavamo in Champions si sentiva che c'era un'atmosfera diversa, un'energia, sì, sì. un'atmosfera più magica da notti di Champions, che è andata via via sempre crescendo di più, di più, di più. Poi l'Inter è stata brava, ha fatto delle grandi imprese col Bayern Monaco, col Barcellona, però c'era proprio un'atmosfera diversa nelle nostre menti. Quest'anno, con quello che poi è successo nel finale dell'anno scorso, io non ho notato nelle notti di Champions questa atmosfera magica. E anche quando siamo andati fuori col Bodo Glimt, che non Mh-mh. è una bella figura sinceramente uscire col Bodo Glimt, squadra assolutamente da rispettare, ma l'Inter che perde col Bodo Glimt non è mai una bella figura. Io non ho visto negli occhi di nessuno dei protagonisti il dramma sportivo. Quando intervistavano Chivo alla fine o Barella, cioè io non percepivo nelle loro parole, nei loro sguardi il dramma sportivo, percepivo un vabbè, è andata male, pazienza, adesso già vinci il campionato. Sì, sì, è un po' la sensazione che abbiamo avuto tutti, cioè come dici tu, c'era proprio una differenza forse proprio nella fame rispetto allo scorso anno sul fronte Ma europeo, anche si è l'anno prima, percepito ma ti ricordi quando siamo usciti con contro l'Atletico. l'Atletico Sì. Madrid? Che nervoso che avevamo tutti quando Lì siamo usciti eravamo con proprio l'Atletico Madrid. avvelenati. Io ero incazzato il triplo quando Sì, siamo sì, usciti sì. con l'Atletico Madrid, eppure era l'Atletico Madrid, una squadra anche più di rango, poi vabbè siamo usciti ai rigori che sono una lotteria, però io quel giorno ero veramente incazzato. Io col Bodo Glimt, è brutto dirlo, forse passo per provinciale, forse un po' lo sono anche, ma non ero così incazzato. Ripeto, ci sta, vabbè poi con l'Atletico in realtà era pure l'anno della seconda stella in cui l'Inter in realtà puntava alla seconda stella, quindi l'obiettivo primario era lo scudetto e nonostante quello siamo usciti tutti molto scottati. Ma come dici tu, probabilmente il fatto che l'anno scorso non abbiamo vinto nulla, siamo rimasti a mani vuote, quest'anno quando abbiamo capito che potevamo mettere qualcosa nel sacco, cioè potevamo conquistare almeno lo scudetto, la squadra inconsciamente forse ha fatto un Ma ragionamento sì, ma la diverso. mente, ragazzi, è Eh, difficile, cioè, tante volte veramente hai detto la parola giusta, inconsciamente. Te, tante volte è difficile da gestire questa situazione mentale. Quindi, quando sento dire che l'Inter è uscita volutamente dalla Champions, no, direi proprio che non no, l'ha fatto assolutamente. assolutamente volutamente. Però non aveva la fame, il fuoco negli occhi, la garra che aveva l'anno scorso quando affrontava le partite di Champions, c'è poco da fare. Senti, altra domanda dal club di Passione Inter. Tra l'altro, ricordo a chi ci sta seguendo che potete scannerizzare il QR code sopra Luca per entrare a far parte della nostra famiglia del club di Passione Inter. Ti faccio la domanda di
Francis, che ti chiede: quale allenatore del Milan che hai vissuto avresti voluto all'Inter e quale ex giocatore vorresti al tuo fianco in un pub a vedere il derby? Lui dice: "Non vale Bobovieri". Allora, ex allenatore del Milan, io ho sempre avuto simpatia e stima per Ancelotti. Mh, Non beh, l'ho mai, l'ho sempre reputato un signore, sia perché è una persona anche pacata, una persona di classe, non è mai uno che va allo scontro. E poi mi sta simpatico per due motivi. Primo, perché da giovane, da ragazzino, si è sempre dichiarato interista, non l'ha mai negato. Lui nasce interista. E secondo, perché è uno di quelli che quando parla di Calciopoli non si mette lì a millantare robe che non esistono, dice che Calciopoli c'era e come. E quindi gliene do assolutamente atto. E quindi ti dico Ancelotti. Per quanto riguarda l'ex calciatore, dici dell'Inter o del Milan? Al aspetta pub? che vedo se ha specificato. Quale ex giocatore lui dice: "Non vale Bobone", quindi no, no, Inter, Vabbè, Inter. te ne dico uno dell'Inter e uno del Milan, così tagliamo la testa Vai, al toro. Vabbè, al pub a vedere l'Inter con un ex giocatore ci andrei con il mio idolo di sempre, Nicolino Berti, Berti. che secondo me viene fuori una seratona al pub con Nicolino Berti. Viene fuori. Del Milan io ho sempre avuto una grande simpatia, anche prima che venisse da noi, per Leonardo. A me Ah! piaceva Leonardo, che poi ha tradito il Milan ed è venuto all'Inter facendosi odiare dai milanisti e Sì. ha vinto anche una Coppa Italia nel mentre. Quindi ti dico Leonardo, un ex milanista. E l'ultimissima dice: "Se fossi obbligato a vedere un derby con un rivale, preferiresti un napoletano, uno juventino o un milanista?" Allora, diciamo che negli ultimi 2-3 anni i napoletani in antipatia Eh. han guadagnato posizioni. Però considerando che le prime 2 posizioni sono sempre intoccabili, sono insomma il mio grado di antipatia è Juve, Milan, Napoli, e Napoli è al terzo posto, ma viene dopo queste 2, toh, ti dico un napoletano dai. Va bene, con un napoletano. Prima di arrivare invece alla sfilza di domande finali, che ho un po' di domandine secche da farti, volevo un attimo, aprire una parentesi su Kivu, perché, Luca, noi ci siamo sentiti all'inizio stagione, io ti avevo fatto una domanda in cui ti avevo detto: "Secondo te Kivu farà meglio di Inzaghi?" Tu mi hai detto: "Guarda, io me lo auguro, però è difficile fare meglio di Simone Inzaghi." Ad oggi siamo qui al 5 di marzo con Chivu praticamente novellino sulla panchina dell'Inter, della prima squadra ovviamente, poche panchine in Serie A, inesperto che arriva e al derby di Milano ci arriva con 10 punti sopra il Milan, ancora in lotta in Coppa Italia, purtroppo uscito prematuramente dalla Champions, però insomma i dati e i fatti sono questi. La mia domanda quindi è: se Chivu dovesse riuscire a vincere anche solo lo scudetto quest'anno, quindi al primo anno sulla panchina dell'Inter, per te ha fatto meglio di quello che ha fatto Simone Inzaghi? Nonostante Ah, ovviamente è difficile fare il paragone però ma non è questione di opinioni, è questione di una questione oggettiva. Io penso che lo scudetto sia allora, per quanto, come t'ho detto prima, io non snobbo Coppa Italia e Supercoppa, che le ho sempre considerate un salvagente, Inzaghi, se non sbaglio, al primo anno ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, no? sì, sì, Se lui vince lo scudetto, fa meglio. Non è questione di opinioni, è questione di cose di fatti. oggettive. Poi Inzaghi è rimasto all'Inter 4 anni e ha Eh. fatto scudetto, le Coppe Italia, le Supercoppe, le finali di Champions, quindi magari in un percorso di 4 anni io non lo so se fa meglio di Simone Inzaghi, però se confrontiamo il primo anno con primo anno non è questione di opinioni, se vince lo scudetto ha fatto meglio. Volevo capire proprio questo. Sì, E bisogna essere obiettivi. Su Chivo nello specifico ti aspettavi effettivamente questa cioè questo percorso qua? Perché devo dirti che al di là di tutti quelli che poi erano i pareri iniziali, è normale che cioè riflettere su quello che è stato fatto, forse soprattutto a livello psicologico, da parte di Chivu nei confronti della squadra,
cioè è stato un lavoro veramente impattante e importante. No, ma io non sono uno di quelli che non ho mica nessun problema a dire che io quando l'Inter ha preso Chivu ho detto: "Urca". Poi, sai, arriva un ex giocatore del triplete e quindi a livello affettivo Sì. arriva Chivu, gli volevi già bene prima, gli volevi, quindi a livello affettivo, arriva un ex eroe del triplete, gli vuoi bene. Poi io sono uno di quelli che qualche dubbio ce l'aveva, perché dici: "Uè, arriva in una situazione dove c'è una depressione cosmica in questo momento, 13 panchine in Serie A, quello che sono, è un bell'azzardo". E infatti io dissi: "Questa è una super scommessa di Marotta, che se la vince si prenderà gli elogi, se la perde si prenderà le critiche, perché poi dopo se dovesse andare male diranno tutti a Marotta: ma sei andata a prendere un novellino". Io adesso sto zitto, incrocio le dita, però a quanto pare sta buttando bene. E forse questa scommessa, uso il condizionale ancora, Vabbè. va a finire che Marotta ci ha azzeccato, diciamo così. Che Diciamo alla così. fine a forza di critiche, a forza Eh. di sentire anche le critiche nei confronti della dirigenza, Marotta anche stavolta potrebbe insomma avere ragione. Ma Luca, giustamente essendo entrambi, non so se scaramantici o prudenti, rimaniamo con i piedi per terra e attendiamo il termine di questa stagione per tirare le somme, stagione che appunto passerà molto anche dal derby di domenica. Senti, l'ultima domanda da parte del club di Passione Inter e poi andiamo alla sfilza di domande finali, Vai. con Vittorio che ti chiede se è più facile fare un video quando si vince o quando si perde e quando hai più ascolti, nell'uno o nell'altro caso. Allora, quando hai più ascolti vale per tutti gli youtuber, non è solo per me quando si perde. Perché quando vinci vengono a vederti quelli della tua squadra, quando perdi vengono a vederti anche quelli delle altre squadre che godono nel vederti incazzato, quindi Sì. magari vengono a vederti anche juventini, milanisti e quant'altro. Il più difficile da fare è quando si pareggia. Quando si pareggia è il più difficile da fare, non è così. Poi se soprattutto viene fuori una partita come quella col Como l'altro giorno, è il più difficile. Complicato. Forse comunque è più facile fare video quando si perde, perché poi comunque a partita finita, quando si perde, con il senno di poi, si poteva fare questo, si poteva fare quello, perché ognuno di noi cade anche un po' in questo mood del ma poteva fare così, volendo si poteva fare cosà, ma perché lui ha sbagliato quel gol. Secondo me è sempre più facile quando si perde e si fanno più ascolti quando si perde, sì. Guarda, te ne aggiungo l'ultima perché mi è venuta in mente adesso, sul discorso mercato, perché non ne abbiamo parlato per niente, visto che abbiamo menzionato Marotta. A gennaio l'Inter è rimasta praticamente ferma sul mercato con parecchie critiche, soprattutto per la gestione della corsia di destra, eccetera, eccetera. Ti chiedo, ecco, come sei uscito tu dal mercato di gennaio e se in prospettiva soprattutto guarda, ti faccio una domanda al contrario, più in uscita che in entrata ti aspetti qualcosa? Perché ultimamente si sta parlando anche tanto del discorso plusvalenze proprio per, l'uscita dalla Champions League e quindi come sei orientato tu sul mercato? Ma io credo che l'Inter il prossimo anno cambierà molto. Adesso sinceramente l'Inter ha 6-7 in scadenza Giocatori sì. e forse potrebbe rimanere Mkhitaryan, forse. Tolto Mkhitaryan secondo me, facciamo un po' di tabula rasa. Si dice che anche uno fra Acerbi e De Vrij potrebbe Acerbi e rimanere. De Vrij entrambi in scadenza, Sommer in scadenza, Mkhitaryan in scadenza, Darmian in Darmian scadenza, in insomma scadenza, ce ne cioè sono qui secondo tanti, sì. me forse l'unico che potrebbe rimanere è Mkhitaryan. Poi mi aspetto delle cessioni, vedremo se rimarrà Çalhanoğlu, perché qui ogni anno Çalhanoğlu è un rebus, Sì. vedremo se rimarrà Frattesi, che è anche quello che c'ha sempre un piede fuori, poi alla fine rimane, però c'ha sempre un piede fuori. E Ci sono Thuram? alcuni. Chi? Thuram? Thuram a livello aziendale sarebbe da vendere, a livello mio di cuore sarebbe da tenere, anche se magari non sta facendo una stagione clamorosa, anche se ha fatto comunque 12 gol e 5-6 assist. È chiaro che tu prendi un giocatore a zero,
te lo godi 3 anni, se dopo 3 anni arriva uno con 50-60 milioni, ti dà 50-60 milioni, fai una super plusvalenza, a livello aziendale hai fatto bingo. Prendi a zero, te lo godi 3 anni, lo vendi a 60 milioni, hai fatto bingo. È chiaro poi che devi andare a prendere un'altra punta molto forte, non devi andare a prendere uno bravino forse, vediamo se diventa, ma devo aspettarlo 6 mesi, intanto vediamo. Poi secondo me ci sono anche altri giocatori che potrebbero andare via. Diouf secondo me o va a giocare in prestito o provano a darlo via, non, lo vedo completamente fuori dal contesto, anche se poverino si adatta a tutto e ci mette un gran impegno. Luis Enrique, vediamo, c'erano state delle offerte a gennaio, non l'abbiamo dato via perché comunque non avevamo individuato il sostituto, ma in estate, visto che sembra avere un po' di mercato, sembra averlo, con tutta l'estate per poter provare a prenderne un altro, io non sono così straconvinto che possa rimanere. Quindi secondo me ci saranno molte cose da fare. A centrocampo, se Mkhitaryan non rinnova, facciamo finta. Frattesi forse va via. Diouf secondo me o in prestito o ceduto va via. Se c'è la Noglu va via. Qui stiamo parlando di 3-4 stai praticamente eliminando tutto il centrocampo. Vabbè, adesso 2 li abbiamo già presi. Stankovic torna e abbiamo lo preso auguro. Massolen che secondo me viene a fare un po' il giovane rampante come doveva essere Diouf, diciamo così. 2 li abbiamo già presi, poi vediamo, non lo so, vediamo. Da capire, sicuramente si muoveranno diverse pedine, probabilmente, soprattutto per quello che dicevi tu del discorso di giocatori in scadenza. Luca, andiamo con la sfilza di domande. Sei pronto? Vai, sei concentrato? Ho paura. No, ma guarda, ma proprio tranquillissime, eh? Partiamo. Allora, il tuo voto alla stagione di Kivu finora? 7,5. Il giocatore che ti ha sorpreso di più? Pio. Preferisci il mare o la montagna? Montagna. Il giocatore che ti ha deluso di più? Luis Enrique. Una partita, una sola anzi, partita di questa stagione che vorresti giocare di nuovo? Juve-Inter. Importanza della Coppa Italia da 1 a 10. 7. Preferisci i cappelletti in brodo o le tagliatelle a ragù? Porca miseria. Eh. Qui è una lotta gigante, eh. Cappelletti in brodo. La tua speranza a scudetto da 1 a 10. 10. Voto alla stagione in caso di scudetto. 8,5. In caso di double? 9. In caso di 0 titoli? Se adesso... No, vabbè, se da meno 10 non vinci lo scudetto, è peggio di quando non l'abbiamo vinto gli altri anni. Quindi ti dico 5. Hai visto Sanremo? No. Quindi non c'hai un preferito? So chi ha vinto. Sarà per me, a così! Sarà per sempre sì! Com'è? Esattamente così, esattamente no, perché, così. ragazzi, io non ho visto Sanremo, mi sono svegliato il giorno dopo, sono andato su Instagram ed è stato sarà per me, 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 così, sarà per me, e basta, ero tu cazzo, rotto. Mannaggia la miseria, oh! Sarà per me. Salda vinci. Capito? Che poi tra l'altro mi è riapparso ieri quando era giovane Salda Vinci che faceva Ciccio bello napoletano. Vendeva il Ciccio bello napoletano, vendeva. Vabbè. Oh, vedi, da Ciccio Bello a Sanremo è un attimo, è così che funziona. Vabbè, ma vabbè, alla fine ha vinto uno che ha fatto la gavetta, bravo lui, dai. L'ultima, chi va in Champions? Le 4 squadre che vanno in Champions. Inter, Milan,
Napoli. Oh! Spero Roma, ma dico Juve. Ahia. Ma me le hai dette in ordine? Sì, sì. Okay, Spero okay. Roma, ma dico Juve perché secondo me psicologicamente il mancato KO della Roma alla Juve, col gol di Gatti alla fine, sapendo che Roma è anche una piazza un po' particolare, io ho una gran paura che adesso alla Roma gli venga un po' di tremarella e quando alla fine... Infatti io quando ha fatto il gol Gatti mi sono incazzato come un puma, mi sono incazzato. Pazzesco. Mi Quella sono l'hanno incazzato, gli va buttata sempre bene a via. quelli lì, oh. Vabbè. L'hanno buttata via veramente quella. Va bene, grazie mille a Luca Mastrangelo per essere Grazie stato a te Romina, è stato un piacere. grazie davvero. Ricordo a chi ci ha seguito, a chi ci sta seguendo di continuare a supportare il progetto Passione Inter con un mi piace a questo video, l'iscrizione al canale e poi il club di Passione Inter se nelle prossime interviste vorrete fare le vostre domande. Io ringrazio ancora una volta Luca Mastrangelo e sappi che ci risentiremo, ecco, ci risentiremo per forza di cose, vedremo come Volentieri, andrà quando questa passi da stagione. Milano, pranzo offerto, andiamo a mangiare. E sai che E e sa sappiamo che es quando la Sorbelli mangia. il drago di Ragazzi, Sutri è il drago di sempre Sutri. il drago di Sutri è sempre attivo. Grazie a Luca Mastrangelo. Lascio intanto un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube potete cliccare praticamente sulla faccia di Luca. Ciao Luca, grazie mille. Ciao.